sono Anna Rosa Nicola, sono una restauratrice, presepista e miniaturista per passione. Sono nata a Torino in una casa in via Santa Giulia, in Borgo Vanchiglia, una casa che era formata da 2 stanze, un bagno e una cucina e un salone un po' più grande che i miei genitori adibivano a laboratorio. In realtà però avevamo quadri ovunque. Stavo tutto il giorno con i miei genitori, con mio fratello e guardavo i genitori lavorare, cercavo di imitarli, soprattutto disegnavo, coloravo continuamente. Poi il sabato e la domenica andavamo ad Aramengo. Sembrava lontanissimo per me allora. Papà era sempre molto contento quando era ora di partire. Dicevamo le preghiere di fronte a un ritratto di nonna Rusin e poi durante il viaggio era bellissimo perché eravamo noi 4 soltanto e si cantava. Arrivavamo in questa casa che era soprattutto d'inverno era gelida, poi papà non avevamo riscaldamento ovviamente lì, ci scaldava le coperte con lo scaldino e c'era un profumo di mele, di uva, poi alla sera andavamo dalla vicina di casa che aveva le mucche. La stalla era l'unico posto caldo, mi davano un po' di panna da scuotere per fare il burro e un po' di burro alla fine spalmato su una fetta di pane. Poi il lavoro è cresciuto e a Torino non c'era più sufficiente spazio, quindi nel 68 nasce il primo laboratorio di restauro ad Aramengo. Essendoci il laboratorio ad Aramengo, la mamma doveva anche seguire Aramengo. Lei si era specializzata nel restauro di carte e di tessuti e addirittura nel 71 ad Aramengo era arrivata gente da tutto il mondo perché avevano fatto il 4º congresso internazionale di vessillologia. Aveva restaurato 140 bandiere per l'Armeria Reale, ma molte anche per il Museo Mazziniano, insomma. E quindi io ero rimasta a Torino con papà, andavo in questa scuola tutta femminile. C'erano tutte queste bambine bravissime, facevano l'uncinetto, la maglia, ricamavano. Io invece mi ricordo come un incubo questo portatovagliolo da ricamare a punto erba. L'insegnante di applicazioni tecniche a un certo punto ha visto la mia disperazione e ha detto: ma vuoi fare qualcos'altro? Ho detto: posso fare le casette del presepe. E quindi io ero l'unica femmina in quella classe, mi guardavano anche di storto, che invece di lavorare a maglia aveva portato colla, cartone, stegatura per fare le casette del presepe. Poi dopo la terza media inizio a lavorare in laboratorio per 1 anno. Lavoro nei vari reparti, un po' con la mamma, un po' in pulitura, un po' in rintelatura. Si moltiplicano le richieste di lavoro e la famiglia si ingrandisce, nel senso che con noi arrivano dei ragazzi e delle ragazze e cresco con i ragazzi che si formano una bottega in laboratorio. La maggior parte sono rimasti con noi fino alla pensione. Per me era triste poi il sabato e domenica quando non c'erano. Poi per fortuna, devo dire, grazie al nostro chimico professor Arosio che ha convinto papà, ho ripreso a studiare e a fare il liceo artistico. Ed è andata bene perché grazie a questa cosa ho incontrato Nick. Ci siamo innamorati, l'amore è cresciuto progressivamente, continua a crescere ancora oggi. A un certo punto mio papà ha detto: ma ha voglia di lavorare? E quindi lui è venuto in laboratorio ed è cresciuto con noi. Quest'anno sono 50 anni di attività ufficiale. Il nostro lavoro è anche la prima passione. Nei 50 anni di attività abbiamo avuto occasione di lavorare su opere come Tiziano, Tintoretto, Rubens, anche arte contemporanea, specializzandoci nei diversi materiali. Mi sono sempre dedicata e mi dedico tuttora alla reintegrazione pittorica. Nel mio lavoro di restauratrice devo rispettare al 100% l'originale, quindi non è consentito in nessun modo creare qualcosa. Per questo che sento il bisogno di sfogare la creatività col presepe.
Presepe veramente è nato nel 2005 perché mi avevano chiesto di animare l'oratorio di Aramengo, eravamo più o meno sotto Natale, la cosa più naturale che mi è venuta era quella di lavorare con i bambini. Abbiamo cominciato a fare un piccolo presepe, poi il presepe è cresciuto, per 2 o 3 anni l'abbiamo esposto nella chiesa. Quando c'è stato il terremoto dell'Aquila nel 2009, dal momento che noi nel 2002 avevamo vinto il premio Pasquale Rotondi ai Salvatori dell'Arte e nel 2009 avevano conferito il premio alla Soprintendenza dell'Aquila e ai Vigili del Fuoco per il salvataggio delle opere, e noi avevamo deciso di adottare un'opera di Giulio Cesare Bedeschini, che era un pittore che aveva lavorato anche con Tanze da Varallo, per cui c'era anche un legame piemontese, e avevamo deciso di farla a nostre spese. Quando ci siamo resi conto invece della gravità della situazione, abbiamo detto bisogna cercare di fare qualcosa di più. Nel 2011, più o meno il tempo di Natale, nel grande salone del laboratorio avevo montato il mio presepe al centro. Poi tutto attorno avevamo fatto una mostra di fotografie di opere danneggiate dal sisma. Avevamo invitato amici, clienti, conoscenti, cercando di sensibilizzarli all'adozione di queste opere danneggiate. In quell'occasione erano venuti in laboratorio anche Franca e Maurizio dell'associazione La Cabalesta di Vezzolano e mi hanno detto: ma senti, ma questo presepe, ma perché non vieni a montarlo a Vezzolano? Allora, con l'autorizzazione della direzione regionale dei musei del Piemonte, abbiamo montato il presepe a Vezzolano. Da allora, ogni anno, tutte le offerte raccolte durante l'esposizione del presepe sono state destinate a salvare delle opere d'arte. Il successo del mio presepe dipende anche molto da tutti i volontari. Il lavoro che fanno è molto, molto duro, perché stare in piedi al freddo per tutto il tempo, accogliere i visitatori non è uno scherzo. Io sono molto contenta di stare ad Aramengo, e anche nel presepe comunque il paesaggio è un po' il nostro, i muri delle case sono un po' i nostri. È veramente un presepe libero perché esce anche dagli schemi del presepe tradizionale, nel senso che rispecchia la vita di tutti i giorni, cioè sì, c'è la parte della natività che sono comunque ambientati in un paesaggio non palestinese ma nostro. Il fatto di mettere la natività all'inizio, che però è anche alla fine del percorso. E noi partiamo quando siamo bambini e abbiamo dei sogni, siamo molto vicini a Gesù, no? Poi durante la nostra vita ci distraiamo, e qua nel presepe mio ci si distrae perché c'è i mercati, ci sono le botteghe, ci sono cose goliardiche, gli agnolotti, la bagna cauda. Però poi alla fine, quando la vita comincia ad accorciarsi, no? Si ritorna. Quindi c'è anche questo giro che ha un significato. Molti degli oggetti sono fatti con pezzetti di recupero di cose che la gente butta via. Questa è una cosa che affascina tantissimo il pubblico. Poi adesso anche la gente collabora, me ne porta. E devo dire che per me la soddisfazione più grande veramente è quella di vedere le persone che magari entrano con una faccia pensierosa e poi quando escono sono tutte sorridenti. Qualcuno mi aveva detto che la cosa che aveva apprezzato era proprio che era come se fossero delle istantanee, è come se si fosse bloccato il tempo, ed è l'espressione di epoche diverse, stagioni diverse, ma non mi interessa tanto la precisione quanto suscitare emozioni, suscitare ricordi nelle persone. Ad esempio i lavatoi, ci sono delle nonnine che raccontano ai nipotini quanto fosse duro lavare le lenzuola al lavatoio con l'acqua gelida, però in maniera molto orgogliosa diceva: però venivano bianchissime, più bianche di oggi. Il presepe ha anche molte botteghe di artigiani che purtroppo sono dei mestieri che sono spariti, e quindi secondo me ha anche una valenza etnografica. Molti personaggi sono ispirati a persone che veramente sono esistite.
il Vigin, che aveva questa latteria in Corso Regina e che tutte le volte che passavo per andare a scuola mi diceva: "Avete la panna?" E allora ho fatto l'erogatore della panna che lui aveva. Sono ricordi miei, forse anche di qualcuno, perché qualcuno è venuto e l'ha riconosciuto, e questo a me fa molto piacere. Ogni anno il presepe viene montato e smontato. Ancora montare dà un po' di soddisfazione, perché comunque il creare e poi smontare è veramente triste. C'è un sacco di gente quando viene a Vezzolano mi dice: "Mi faccia vedere le mani", come se fossero uno strumento strano, no? Io a volte mi vergogno anche un po', perché io ho sempre le unghie cortissime, ho le dita sempre un po' macchiate dal mordente noce, un po' bruciacchiate dalla colla a caldo, perché lavorano, sono mani che lavorano. Dal 2023 con mio marito, che è compagno in tutto e per tutto, abbiamo deciso di dar vita alla Fondazione ARA. Abbiamo deciso di creare un museo ad Aramengo dove avrà sede il presepe. Avrà sia dei locali espositivi, ma anche una sala didattica. Sarà possibile veramente riscoprire la gioia di lavorare con le mani. Io dico del pensare con le mani. Il fatto di lavorare con le mani è una cosa che dà molto, non ti fa sentire mai da solo, non ti fa mai avere noia per niente, perché sei sempre impegnato. Io non ho mai basta del tempo che ho. Un po' è l'imprinting di mio padre, che diceva sempre "deve da fe", e lui era così. E quindi io credo che questa gioia sia giusto trasmetterla e cercare di svilupparla, soprattutto nelle giovani generazioni. La mia speranza è quella di poter crescere dei bambini, dei ragazzi, e insegnare quello che so, perché penso che sia importante preservare la memoria di tante cose. Forse anche qualche anziano potrà venire, perché gli anziani comunque e i bambini sono molto simili. Se si riuscisse a far collaborare anziani e bambini, sono sicura che uno prende l'energia dai bambini e l'altro prende le conoscenze degli anziani. Come ho detto, il lavorare con le mani non ti fa sentire mai solo.